Ciao, bentornato sul mio canale Avant Garage Rec Studio e benvenuto in un altro video tutorial su Studio One. Oggi ti voglio parlare di una funzione per me fondamentale che è Import Data Song, cioè importa i dati di un'altra canzone. Song Import Data. Ora la sigla. Per importare i dati di un'altra song ci rechiamo nel menu Sfoglia, qua in basso a destra, selezioniamo un'altra song differente da quella che stiamo utilizzando, in questo caso io ho una song vuota, e seleziono una song di un altro progetto, clicco col destro, faccio Importa dati song. Ora mettiamo il caso che nella mia nuova song io voglia registrare una batteria e avere un microfono talkback e una traccia per la base per far sentire al musicista che sta suonando la base su cui registrare. Non farò altro che importare talkback, base e batteria. In questo modo avrò le stesse impostazioni della traccia precedente e creando song dopo song sarà molto più semplice in questa maniera procedere nel lavoro di registrazione senza creare troppi preset song che magari non vengono mai aggiornati spesso, ma basterà importare dalla traccia precedente, dalla traccia che abbiamo registrato precedentemente pochi minuti prima, importare i dati della song e ritrovarli in una nuova song per registrare nuovo materiale, quindi un altro brano ma con gli stessi microfoni e le stesse impostazioni. In questo caso io importo il talkback per poter parlare e la traccia di batteria. Cosa non vado a importare? Gli eventi, ossia le registrazioni dell'altra song, perché non mi interessano, perché andrò a registrare delle cose nuove. Non importerò i layer perché fanno parte degli eventi sovrascritti e quindi non importerò tutte le tracce layer e le vecchie take effettuate. Le automazioni non mi interessa importarle poiché registrerò del nuovo materiale con nuove automazioni in un secondo momento, magari nella fase di mix, ma mi importerò volume e pan, insert, sends e strumenti. Diamo ok. Questo nuovo progetto è pronto per essere registrato con una nuova canzone, esattamente con le impostazioni che avevo nella canzone precedente. Voi potete immaginare quanto sia utile avere questo tipo di workflow in studio. A me ha veramente migliorato il lavoro, perché quando mi trovo a registrare 10 brani di batteria in una mattinata non mi ritrovo ogni volta che cambiamo il brano a dover riaprire un preset e poi comunque modificarlo perché il volume che il batterista aveva in cuffia non era perfetto come quello della canzone prima, mi devo ricordare di riaprire quel determinato effetto. No, importando i dati song io ho tutto come nella canzone precedente, come nella song precedente. Vedete, su Talkback mi è rimasto il plugin che io uso solitamente su Talkback, che è Mutomatic, ossia che quando vado in riproduzione o registrazione l'audio del Talkback, del microfono per parlare col batterista, viene chiuso automaticamente. Poi per esempio sono rimasti i volumi fatti, sono rimasti i volumi del Q-Mix. Questo workflow, questo metodo di lavoro, penso che possa essere veramente utile per migliorarti e agevolarti nel lavoro in studio, soprattutto se hai una sessione con tanti brani da registrare, tante cose da ricordare e devi essere il più veloce possibile con i tuoi clienti, ma anche con te stesso, perché la creatività non aspetta. Lasciami pure un commento qua sotto, iscriviti se non l'hai già fatto, ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao!